Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Ed eccoci all'ultimo episodio della serie, ma potete recuperare i video precedenti nella playlist in alto a destra in descrizione. In questo video prenderemo la Route 66 e torneremo a Las Vegas e Los Angeles, ovviamente con vecchi e nuovi imprevisti. Partiamo! Abbiamo preso la colazione qui a Valle o Vail, non so come si pronunci, comunque abbiamo passato qui la notte dopo il Grand Canyon. Tra l'altro abbiamo dormito in un campo caravan che di notte era super creepy, non ve lo consigliamo. Comunque abbiamo preso i pancakes con i frutti di bosco e un matcha latte per me e un coffee latte per Daniele, buono. L'unica cosa è che sono un po' lunghi ed è un po' caro, infatti per questa colazione abbiamo pagato $42 incluse le tasse. Comunque adesso ritorniamo a Las Vegas con qualche tappa intermedia, per cui rimanete con noi. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Ci basta attraversare la strada e ci ritroviamo all'età della pietra. Bedrock City ha sicuramente preso un posto speciale tra i nostri ricordi. Con un biglietto di $10 a persona ci immergiamo in una riproduzione fedele della città dei Flintstones, un posto incredibile dove ritornare bambini, anche solo per un po'. Il prossimo! Ecco Ilaria che entra nella casa dei Flintstone. Ho la patente per questa. Non lo so. Me. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. Casa di Fred e il suo vicino di casa, ovviamente. Chi poteva essere? Barney. You down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees. Tornati al giorno d'oggi, 30 miglia più a sud, prendiamo la storica Route 66 fino a Williams, l'ultima città ad essere stata bypassata dalla I-40. Ci accorgiamo di essere arrivati quando attraversiamo l'arco in ferro battuto Gateway to the Grand Canyon. Da qui infatti parte anche la Grand Canyon Railway, su cui viaggia ancora oggi il suggestivo treno d'epoca che collega Williams al Grand Canyon che abbiamo visto ieri. Passeggiamo tra i negozi e le strade e ci lasciamo conquistare dall'anima vintage della città, le insegne, i ristoranti e le vetrine. Roller coaster of life. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Purtroppo per non fare tardi non ci concediamo altre fermate sulla storica Route 66 e prendiamo la strada più rapida per Las Vegas.
Una cosa notevole che abbiamo dimenticato di filmare è il cimitero di pneumatici probabilmente esplosi o sciolti per il caldo lungo tutto il bordo della US 93. La nostra prima tappa a Las Vegas è ciò che avevamo saltato ormai quasi 2 settimane fa, The Venetian, uno degli hotel più grandi del mondo, con più di 7.000 stanze, che nel tipico stile di Las Vegas riproduce Venezia, con il campanile di San Marco, il ponte di Rialto e il ponte dei Sospiri. Il lago artificiale con tanto di gondole e gondolieri continua anche all'interno, dove il canale e la piazza sono sovrastati da un cielo fake con le nuvolette bianche. Qui si trovano anche un sacco di negozi, fast food e locali e tantissima gente. E se cercate un parcheggio gratis sulla strip fuori dal vostro hotel, scordatevelo. Il parcheggio del Venetian, una volta gratis, ora costa $23 al giorno e quello di Treasure Island è gratis solo per chi frequenta il resort o il casino. In auto raggiungiamo il Neon Museum, un'istituzione no profit che raccoglie e espone centinaia di vecchie insegne luminose di hotel, casinò e altri locali storici della città. Secondo noi il tramonto è il momento migliore del giorno perché vi permette di godervi la vista con luci diverse con qualche grado in meno. La visita offre un momento di tranquillità dalla folla, ma il museo è abbastanza piccolo e costa davvero troppo secondo noi, $25 di giorno e $35 di sera. Questa volta alloggiamo al The D Hotel, che affaccia direttamente su Fremont Street, cuore pulsante di downtown e seconda strada più famosa di Las Vegas dopo la Strip, la prima strada della città ad essere asfaltata. Ovviamente le principali attrazioni sono i casinò, ma quello che ci colpisce di più è Fremont Street Experience, 450 metri di strada coperta da uno schermo fatto di più di 12 milioni di LED, chiamato Viva Vision. Qui sotto si trovano 3 palchi dove fino a notte fonda si suona musica dal vivo e la folla è garantita. Anche se siamo al 16° piano, i tappi per le orecchie saranno indispensabili stanotte. E dalla slot machine più grande del mondo, a più di 20 metri di altezza, parte la zip line Slotzilla. I biglietti partono da $49, un po' caro direi. Facciamo colazione in uno dei bar dell'hotel e ripartiamo alla volta di Los Angeles. Fuori Las Vegas ci fermiamo in quella che dovrebbe essere la stazione di servizio più grande del mondo. Bisogna dirlo, Las Vegas si fa sempre riconoscere. È il Memorial Day, il traffico è intenso e le ore che ci dividono da Los Angeles indefinite. Ci fermiamo per pranzo da Peggy Sue, un originale roadside diner costruito nel 1954 nei pressi della città fantasma di Calico, che abbiamo visitato all'andata. Qui è esposta una collezione di cimeli cinematografici e televisivi. Io prendo un'omelette ai funghi con gli hash browns e Dani un bacon cheeseburger. Terminiamo con una lemon meringue, il tutto per meno di $38. Ormai a pomeriggio inoltrato arriviamo a Los Angeles, se potete evitate di muovervi al Memorial Day. Comunque il nostro piano era quello di visitare tutto quello che non eravamo riusciti a vedere durante il nostro primo giorno a Los Angeles, ma già al ristorante mi ero resa conto che l'osservatorio Griffith era chiuso a lunedì. Comunque ci apprestiamo a fare il nostro tour delle location da cui vedere la scritta Hollywood e iniziamo dal primo, che non è il più vicino, che si trova sulla Mulholland Drive, che è una via molto famosa in collina su cui si trovano tutte le ville super belle e un sacco di panorami su downtown, sulla città.
Oggi c'è un po' di foschia, ma da qui si vede Downtown, l'anfiteatro Hollywood Bowl e la scritta Hollywood da lontano. L'area è accessibile dalle 6 del mattino alle 6 di sera, il parcheggio è molto piccolo ma riusciamo a trovare un posto. E qui succede l'ennesimo imprevisto che ci cambia i piani. E niente, la sfiga ci perseguita fino alla fine del viaggio. Ieri Air France ci ha contattato per dirci che ci avevano cancellato il volo e rischedulato per Londra con trasferimento in un altro aeroporto di Londra, cosa che non saremmo mai riusciti a fare, anche perché non abbiamo il visto per il Regno Unito. E quindi sono stati 50 minuti al telefono con Air France e alla fine ci ha riprogrammato il volo con Ita Airways per Roma e stiamo in aeroporto, stiamo per partire, poi da Roma avremo un'ora di connessione per prendere il volo per Torino. Chissà se ci riusciremo, vi terremo aggiornati. Prima di svelarvi com'è andato il nostro scalo, vediamo come abbiamo passato le ultime ore prima della partenza. Facciamo colazione all'Earth Café di Santa Monica, dove siamo stati il nostro primo giorno. Ora che sono guarita mangio anch'io e spendiamo $23,50. Il tempo non è dei migliori, ma vogliamo tornare a Santa Monica per salire sul pier e vedere la fine della Route 66. È mattino presto e il Luna Park apre alle 12, per cui lo vediamo solo da fuori. Raggiungiamo poi Venice Beach, ma prima ci addentriamo tra i canali che le hanno valso questo nome. 5 km di canali navigabili circondati da case e ponti pedonali. Ci spostiamo poi sull'eccentrico lungomare, cuore pulsante di Venice Beach, coi suoi negozi. Passiamo da Muscle Beach, la palestra all'aperto, e dallo skate park, 1500 metri quadri di cemento che attirano skaters da tutto il mondo. E tra gli incredibili murales riprendiamo l'auto e andiamo all'aeroporto. Miracolosamente, con uno scalo di 45 minuti, senza fiato ma con tanto sudore, riusciamo a prendere la coincidenza per Torino e altrettanto miracolosamente anche la valigia arriva con noi. Per voi che siete arrivati fino alla fine della serie, è giunto il momento di raccontarvi il nostro primo giorno passato interamente in ospedale. Dovete sapere che noi abbiamo passato settimane a scommettere sul momento del viaggio in cui Dani si sarebbe ammalato e una volta atterrati mi rendo conto di avere 39 di febbre. Dormiamo a Santa Monica, il giorno dopo mi sveglio e la febbre era ancora 39, per cui per fortuna avevamo fatto l'assicurazione con Eimondo, che ovviamente, come si evince dalle nostre visualizzazioni, non sponsorizza questo video. Noi avevamo fatto il pacchetto viaggio singolo premium, per cui chiamo il numero italiano in italiano, spiego la situazione e mi danno due opzioni. Se non resisti, vai nell'ospedale che vuoi e poi noi ti rimborsiamo. O se resisti, noi in un paio d'ore ti mandiamo in una struttura convenzionata e non devi anticipare niente. E così facciamo, perché alla fine la tachipirina mi rimetteva sempre in piedi. Per cui effettivamente un paio d'ore dopo, mentre siamo sulla spiaggia di Santa Monica, ricevo un documento con i dati dove mi dicono di recarmi al pronto soccorso della UCLA a Santa Monica. E lì passeremo le 8 ore successive. Non entrerò nei dettagli della gente strana che abbiamo visto in quel posto, ma vi dico che mi hanno fatto di tutto. Visitato, elettrocardiogramma, radiografia, esami del sangue, tampone del Covid, TAC con liquido di contrasto, previo test di gravidanza perché non si fidavano sulla parola. Mi hanno dato litri e litri di fisiologica, antibiotico in vena, antibiotico oralmente, che quando sono uscita fluttuavo come Mr. Mars durante la puntata crossover con X-Files. All'alba delle 6 di sera mi comunicano la diagnosi di polmonite e mi mandano a casa con una prescrizione per l'Aumentin, che ho preso poi per i 7 giorni successivi con conseguenti effetti collaterali che vi risparmierò, e così mi faccio anche l'esperienza della farmacia americana col flaconcino arancione con il nome scritto sopra e le pillole contate, gli sterminati corridoi dove ti puoi servire da solo, anche lì con conseguenti effetti collaterali. Poi per fortuna già il giorno dopo a Las Vegas la febbre era passata, invece come avete visto per la tosse ci è voluto un po' di più.
Ma veniamo a Eimondo. All'ospedale non mi hanno chiesto di pagare nulla, perché Eimondo ha coperto, almeno spero abbia coperto, tutte le spese mediche. Poi, nei mesi successivi, Eimondo mi ha ricontattato un paio di volte per chiedermi di firmare dei moduli dove li autorizzavo a ritirare le mie cartelle cliniche, ma niente più, almeno per ora. Vi ringraziamo per averci seguito fino alla fine, è stata un'avventura eccezionale. Questa serie finisce qui, ma nuove avventure sono in arrivo prestissimo dall'Italia e dal mondo, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Alla prossima, ciao!